C'era una volta un'isola nel Pacifico centrale, sabbia bianca, palme e acque cristalline. Il suo nome era Bikini, ma nel 1946 tutto cambiò. Quel paradiso fu trasformato in uno dei luoghi più devastati dalla potenza nucleare dell'uomo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti emersero come potenza nucleare dominante. Ma non bastava. Iniziava la corsa agli armamenti e serviva un luogo isolato dove testare bombe sempre più potenti. Scelsero le isole Marshall, in particolare l'atollo di Bikini. Nel febbraio del 1946 il comandante militare statunitense convinse, con false promesse, i 167 abitanti locali a lasciare l'isola temporaneamente per il bene dell'umanità. Non sarebbero mai più tornati a viverci. Nel luglio 1946 iniziarono i primi test atomici, noti come Operazione Crossroads. Le bombe Able e Baker furono sganciate su una flotta fantoccio composta da 95 navi militari ormeggiate nella laguna. La bomba Baker, esplosa sott'acqua, sollevò un'enorme colonna d'acqua e contaminò tutta la laguna. Le navi rimasero radioattive per anni. Ma il test più devastante avvenne l'1 marzo 1954 con Castle Bravo. Fu la prima bomba all'idrogeno testata dagli Stati Uniti su larga scala. La previsione era di 6 megatoni. L'esplosione ne generò 15, il triplo. Fu un errore di calcolo dovuto all'uso di litio 7, che aumentò la reazione nucleare. Il fungo atomico raggiunse 40 km di altezza. La zona di ricaduta radioattiva si estese per oltre 18.000 km quadrati, contaminando atolli vicini e colpendo pescatori giapponesi a 150 km di distanza. I venti trasportarono le ceneri radioattive su Rongelap e Rongerik. Gli abitanti non avvertiti furono esposti direttamente alle radiazioni. Bambini giocarono nella polvere bianca come se fosse neve. In pochi giorni si manifestarono ustioni, nausea, perdita di capelli. Negli anni successivi si registrarono gravi problemi alla tiroide, aborti spontanei, tumori e malformazioni congenite. Alcune comunità furono evacuate decenni dopo l'esplosione. Nel 1970 alcuni abitanti di Bikini furono autorizzati a tornare. Ma pochi anni dopo, test scientifici rivelarono che i livelli di cesio 137 negli alimenti locali erano ancora pericolosi. La popolazione fu evacuata di nuovo. Nel 1997 gli Stati Uniti pagarono un risarcimento parziale, ma l'accesso a Bikini è tutt'oggi vietato per residenza permanente. L'atollo rimane uno dei luoghi più radioattivi della Terra. Oggi Bikini è tecnicamente visitabile da turisti e subacquei, ma sotto stretto controllo. I relitti delle navi da guerra dormono sul fondo della laguna, tra coralli e silenzio. Ma nessuno può vivere qui. I discendenti degli abitanti originali vivono ancora in esilio, sparsi tra isole vicine e negli Stati Uniti. Alcuni non hanno mai messo piede sul loro atollo d'origine. Bikini è il volto nascosto del progresso, il prezzo silenzioso della potenza atomica. Nel prossimo episodio di Mappe Oscure andremo nel deserto del Nevada, dove per decenni il suolo americano è stato fatto esplodere centinaia di volte, in segreto e sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Iscriviti al canale, i luoghi più oscuri della storia ti aspettano. Questo è Mappe Oscure, attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi. Grazie e alla prossima esplorazione.